Mi piacerebbe raccontarvi una parte importante in assoluto, ma soprattutto è stata molto importante per me, della storia dell'Italia. Mi riferisco a quanto è avvenuto, diciamo, dalla fine degli anni 70 e gli anni 80, prima quindi che io arrivassi, fossi assunta in Alitalia. La mia assunzione è stata nel 92, ma io quando sono arrivata ho colto i risultati di questa fase importante che ha preceduto. Tutta la comunità dell'aviazione internazionale stava gestendo, costruendo barriere, difese, lavorando per fare in modo che non capitasse mai più a valle dell'incidente di Tenerife, un incidente in cui persero la vita 584 persone a causa di carenze nella comunicazione tra piloti e controllori di volo. Quindi tutta la comunità internazionale lavorava per questo, a valle di questo. La prima compagnia, si comincia quindi a parlare di fattore umano, di human factor. La prima compagnia che ha messo a disposizione formazione ai propri piloti in ambito CRM, che è un acronimo, Crew Resource Management, è un acronimo che in aviazione non si traduce mai, ma potremmo tradurre come la gestione dell'equipaggio, la gestione delle risorse dell'equipaggio, esattamente. È la United Airlines, quindi l'americana, che nell'81 crea questo modello di formazione e lo eroga ai propri piloti. Segue attività su questi temi in tutto il mondo. In Italia, in Alitalia, nel 1984 il comandante Marcello Ralli, che lavorava in Alitalia, aveva già degli incarichi importanti in Alitalia, si interessa di questo tema in modo importante già da tempo, comincia a lavorare per una introduzione di formazione sul tema dello human factor anche in Alitalia. Quelli erano anni, intorno all'86, in cui iniziano in Alitalia dei ingressi molto corposi di personale, la compagnia si ingrandisce. Oltre ad arrivare i piloti dal mondo militare, arrivano piloti anche che fanno un iter diverso e quindi che arrivano dalla scuola di volo, attiva già in quegli anni, la scuola di volo Alitalia di Alghero. C'è quindi un momento molto vitale, c'è molte persone nuove che arrivano, quindi nuove carriere, diciamo, che vedono la luce. Nell'88 partono i primi corsi CRM in Alitalia. Sono dei corsi ancora oggi, potremmo definirli basici, no? Per quello che conosciamo oggi. Sono dei corsi molto tarati proprio il tema della comunicazione, sul tema della gestione della linea gerarchica, che era stato un tema notevole nell'incidente di Tenerife, e quindi i piloti all'Italia cominciano a fare formazione su questi temi. Il primo corso certificato come tale, corso CRM per l'Alitalia, sarà nel 1991. Alitalia lo mette insieme in collaborazione con una compagnia aerea che si chiamava Aereuropa, e al centro di ricerca di Ispra collaborano, la JRC Joint Research Center di Ispra, collaborano a questo prodotto, e quindi gli equipaggi, sistematicamente tutti gli equipaggi di condotta, quindi i piloti, tutti devono fare questa formazione CRM. Io arrivo l'anno dopo. A ridosso della mia assunzione vengo mandata 5 giorni in un albergo fuori città, fissi in quell'albergo senza la possibilità e l'invito a non uscire, in un corso di 5 giorni intensissimo. Sono insieme a un gruppo numeroso di piloti, un gruppo molto eterogeneo, piloti che venivano sia dall'Italia che da ATI, e lì è stata una cosa per me illuminante. Io ero molto giovane, avevo appunto 22 anni, e pensavo, perché lo sognavo da bambina, che in qualche modo essere assunta in Alitalia fosse un punto di arrivo in qualche modo, e invece ero appena arrivata che si è aperta una finestra pazzesca. Cioè sono arrivata lì e ho detto: ma c'è anche tutto questo, qua bisogna capire, torniamo a vedere, come dire, attivare questa grande curiosità e interesse. Lì mi sono resa conto che oltre al gesto tecnico, oltre al conoscere i sistemi di bordo, conoscere le procedure, applicarle e rispettarle, c'è molto 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 altro. E quindi ho cominciato a chiedermi, lì mi si parlava di leadership, di comunicazione, di teamwork, di gestione dello stress, di errore, e quindi lì ho cominciato a dire, mi sono cominciato a porre il problema di che cosa pensano prima, dopo, durante i piloti, mentre fanno qualcosa, mentre erogano la loro prestazione, no? E ho cominciato a leggere, a interessarmi di questo tema. Nel frattempo succedevano cose, intanto che gli anni passavano. Quindi nel 98
nel 98 nasce questo progetto internazionale che si chiama progetto Notex, in cui vengono definite le competenze non tecniche che un pilota deve avere e la modalità con la quale andare a valutare queste competenze tecniche, in che modo si possono addestrare. E quindi viene pubblicato questo documento, che è sicuramente una pietra miliare per quello che riguarda l'aviazione, dove accanto alle competenze tecniche, che sono un implicito, ovviamente devono esserci, prendono corpo queste che vengono chiamate NOTEX, Non Technical Skills, quindi in realtà valutarono, quando si trattò di dare un nome a queste competenze, in realtà sono competenze psicologiche, ma psicologico si scelse di non dirlo. Quindi, visto che era qualcosa che i piloti dovevano, già si prevedeva che sarebbe diventato parte della vita dei piloti, decisero di scegliere un termine a loro familiare, cioè qualcosa di tecnico, anche se non lo era. E quindi queste abilità non tecniche, le 4 grandi aree che vennero definite in quel modo, sono quelle della comunicazione, la leadership e managerial skill, le competenze cognitive, che sono la situation awareness e il decision making. Queste competenze sono poi ulteriormente definite da 15 elementi, quindi sono ulteriormente specificate, e a questi elementi sono abbinati ulteriormente quelli che si chiamano behavioral markers, quindi comportamenti che danno conto se una tale competenza c'è o non c'è, esercitata o non esercitata. Le NOTEX servono per valutare, formare, controllare gli equipaggi. Il tema è che a questo punto bisogna testarle, cioè bisogna metterle in pratica e vedere come vanno le cose. Quindi di lì a poco, nel 2000, nasce il progetto JARTEL, si chiama così, dove partecipano le maggiori compagnie europee, le più prestigiose, e Alitalia partecipa. Alitalia partecipa, il rappresentante per Alitalia e quindi per l'Italia sarà il comandante Lucio Polo, che all'epoca ricopriva e ha ricoperto per tanti anni la responsabilità del Dipartimento Human Factor della compagnia. I corsi CRM continuano a essere derogati, la formazione, la modalità di valutare gli equipaggi passa ad essere gestita secondo questi nuovi principi, in una fase in cui soltanto l'Alitalia faceva questo tipo di attività. Considerate che è diventato obbligatorio la formazione in ambito CRM solamente nel 2008, con un regolamento che l'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, pubblica, è un regolamento che si chiama 895 del 2008, scusate, con il quale effettivamente la formazione CRM diventa obbligatoria, ma l'Italia, e solo lei, era su questo tema già da 20 anni, e quindi questa era l'aria che io ho respirato nei primi anni della mia carriera. Io leggevo di tutto, ho letto di tutto, mi interessava qualsiasi cosa avesse a che fare con l'argomento. Ho partecipato, in quegli anni partecipavo alle riunioni, agli incontri, a tutta la formazione che aveva a che fare con lo Human Factor in modo molto vorace. Ho studiato tantissimo e prendeva corpo l'interesse per la psicologia. Sono stata chiamata anche a fare il corso comando molto giovane, quindi chiaramente ho dovuto dare delle priorità, però appena potuto mi sono dedicata agli studi in psicologia. E questo ha a che fare con la terza cosa della quale vi vorrei parlare, che fa parte della mia storia passata ma anche attuale. E finito la fase del corso comando ho deciso di riprendere gli studi in modo sistematico, al di là delle tante cose che leggevo e studiavo là dove potevo reperirle. Quindi mi iscrivo a psicologia alla Sapienza di Roma e le tesi delle mie lauree sono state sia quella della triennale, che è stata una tesi che ho portato avanti con il tema della costruzione la costruzione sociale della sicurezza. La relatrice, la professoressa Barbara Cordella, che mi ha seguito con molto interesse,
è stata un grande riferimento per me ed una persona con la quale ho poi collaborato anni dopo proprio per una ricerca in aviazione. La tesi della mia laurea specialistica, si chiamava così all'epoca, ora ha un altro nome, è stata invece legata agli assessment psicologici sui piloti. A questo punto un altro evento importante è quello della pubblicazione del regolamento comunitario europeo, la 1042 del 2018. Qui a valle invece dell'incidente Germanwings del 2015, di nuovo ci troviamo in un momento in cui la comunità dell'aviazione deve porsi delle domande, deve individuare delle possibili risposte, delle barriere qualche anno dopo l'incidente viene pubblicato questo nuovo regolamento. In questo regolamento si prevede che debbano essere fatti degli assessment psicologici ai piloti prima della loro entrata in linea, quindi prima di iniziare a lavorare, e che questi debbano essere svolti da psicologi che hanno esperienza in aviazione. Un altro tema di questo regolamento dice che a vantaggio dei piloti alle dipendenze di compagnie aeree che svolgono attività commerciale, quindi passeggeri o cargo, le compagnie debbono mettere a disposizione un servizio su richiesta, un servizio di sostegno psicologico, qualora questi ne sentano l'esigenza o abbiano curiosità di diciamo, usufruirne, che si chiama Support Program, e questo programma deve essere implementato, gestito, supervisionato da uno psicologo con esperienza in aviazione. Quindi io sono comandante, pilota da tantissimi anni ed ho un grosso interesse, a quel punto anche un percorso di studi codificato in psicologia, mi sento, come dire, chiamata alle armi. La fortuna sta nell'incontro con la dottoressa Alessandra Rea, che è una psicologa dell'aviazione da tantissimi anni, da decenni, ed è con l'incontro con lei che finalmente arriviamo al punto, quindi riesco a partecipare, essere parte attiva alla nascita dell'Associazione Italiana di Psicologia dell'Aviazione, ITAPA, Italia Associazione Psicologia dell'Aviazione, che finalmente vede la luce quando in realtà l'Associazione Europea di Psicologia dell'Aviazione esiste dagli anni 50, quella spagnola esiste dagli anni 90, quella austriaca dal 2004, ce ne sono tante, quasi ogni paese in Europa ha la sua associazione di psicologia dell'aviazione, in Italia questa realtà non esisteva. Oggi ricopro il ruolo di segretario generale per l'associazione, facciamo un'attività molto interessante, gli iscritti in questa associazione sono più di 100 e si tratta di professionisti che già lavorano in aviazione da molto tempo e facciamo anche orientamento per chi ha interesse ad avvicinarsi a questa particolare applicazione della psicologia in aviazione. Facciamo anche formazione per professionisti dell'aviazione, quindi naviganti, piloti, assistenti di volo o manutentori o comunque professionisti che in aviazione ci lavorano, che vogliano ad esempio essere inseriti all'interno dei programmi di support program a vantaggio dei dipendenti delle nostre compagnie aeree italiane. L'associazione fornisce anche un servizio, e questa è una cosa secondo me molto importante che è stata fatta in questo periodo storico, in questi ultimi anni, fornisce un servizio di sostegno psicologico gratuito ai professionisti dell'aviazione non più in attività, quindi coloro che non lo sono per fine carriera, per motivi di salute o per tutti gli eventi, diciamo, importanti degli ultimi anni. E quindi finalmente i due mondi hanno trovato un loro incontro, quindi la mia realtà oggi è quella di lavorare ancora come comandante di linea, è quella di fare la mia attività relativamente alla psicologia dell'aviazione, e l'intento è quello di dare il mio contributo, la finalità è sempre quella della sicurezza, quindi di dare il mio contributo in qualche modo per fare in modo che quanto possibile venga fatto perché la sicurezza sia sempre un obiettivo. E questa è la mia storia, e quindi ringrazio chi ha avuto interesse e pazienza di seguirla fin qui. Buona giornata.